Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio parlarvi di un nuovo microfono a lavalier di Saramonic, il Saramonic Air. Oggi vi parlo appunto di questo nuovo microfono wireless di Saramonic, il Saramonic Air, un microfono da 2,4 GHz dual channel con tante caratteristiche veramente interessanti e soprattutto ha tutto quello che ci serve per poterlo utilizzare sia con qualsiasi dispositivo mobile che con le nostre fotocamere. Troviamo tutto all'interno di questo fantastico case che è anche una battery charger praticamente, ricarica tutto il nostro kit e è fatto completamente in metallo CNC, veramente fatto bene, è molto resistente, molto robusto e dalle finiture veramente eccellenti. Aprenderlo vediamo il livello di carica di tutti i nostri dispositivi, sia dei due microfoni che del ricevitore e anche della carica del case. Il microfono è veramente molto compatto. Abbiamo il clip magnetico sul retro per poterlo attaccare come vogliamo, ma allo stesso tempo abbiamo anche una clip che ci consente di attaccarlo come riteniamo più opportuno. Il microfono incorporato l'abbiamo nella parte superiore, ma allo stesso tempo abbiamo un ingresso per poter connettere il microfono lavalier in dotazione. Abbiamo in dotazione i due adattatori per Type-C e Lightning, la clip per il ricevitore per poterlo fissare alla nostra slitta a caldo, ad esempio della macchina fotografica. Questo è il nostro ricevitore, abbiamo il display che ci indica la qualità del segnale in ingresso dei due microfoni, abbiamo tre pulsanti al di sotto del display, uno per il noise cancelling per poterlo impostare e i due livelli che sono disponibili. Abbiamo il tasto M che serve per entrare nel menu dove si possono regolare tutte le funzioni, limiter, low cut, se vogliamo utilizzare il segnale in mono, in stereo, oppure se vogliamo la safety track da meno 6 dB. E abbiamo il tasto rosso che oltre a fare power on e power off del nostro ricevitore ci consente anche di uscire dalle voci di menu. L'utilizzo è semplicissimo, una volta entrato nella M nel menu si può scorrere verso il basso con la M e con NC si ritorna in alto. Tenendo premuto per qualche secondo il tasto M si cambia le funzioni della voce che abbiamo evidenziato. Su un lato abbiamo la porta di tipo Type-C per caricare, se vogliamo caricarlo separatamente oppure se vogliamo tenerlo alimentato mentre stiamo facendo un set lungo, quindi mentre alimentiamo anche la fotocamera possiamo alimentare in maniera continuativa anche il ricevitore. Sull'altro lato abbiamo il jack per l'uscita audio per andare alla nostra fotocamera e abbiamo anche l'uscita per le cuffie per monitorare il segnale in ingresso. Sul posteriore abbiamo il connettore per poter aggiungere gli accessori che ci servono per collegarlo a un dispositivo con porta Type-C o un dispositivo con porta Lightning. Allo stesso tempo possiamo metterci la clip per poterlo fissare alla slitta a caldo della nostra macchina fotografica o fotocamera o videocamera. Per attaccarlo è semplicissimo, lo inseriamo e ruotiamo e sentiamo un clac ed è saldamente fissato. Rifacciamo il processo inverso e abbiamo attaccato il nostro accessorio, staccato il nostro accessorio. Abbiamo i pin per poterlo caricare direttamente dal case. Anche questo ovviamente si collega magneticamente al case. In questo sacchetto che è in dotazione troviamo all'interno tutti gli accessori che ci possono servire. Abbiamo i dead cat da attaccare ai microfoni, abbiamo i due microfoni a lavalier che poi vi farò vedere, abbiamo il cavo di collegamento TRS a TRS per poterlo collegare appunto a una fotocamera o una videocamera e abbiamo anche un cavo di ricarica da Type C a Type A. Il microfono a lavalier in dotazione, ne abbiamo due di Saramonic, hanno un innesto proprietario. Particolarità di questo microfono lavalier è che abbiamo una capsula di 9,7 mm, quindi più grande delle capsule normali, che consente di registrare una maggiore qualità dell'audio. Questo kit microfonico registra 24 bit 48 kHz, abbiamo un rapporto segnale-rumore di 90 dB e un SPL massimo di 120 dB, veramente caratteristiche molto interessanti. Il limitatore di questi microfoni ha un SPL di 116 dB. E ora sentiamo come va questo microfono di Saramonic, il Saramonic Air. Questo è l'audio che registra il microfono interno del nostro trasmettitore.
Quindi questa è la qualità dell'audio. Al momento ho messo il filtro low cut 75 Hz, il limitatore e al momento ho disattivato la riduzione del rumore. Quindi questo è il rumore di sottofondo che potete sentire. In questo momento ho l'aria condizionata accesa. Quindi questo è il rumore di sottofondo. L'unico rumore che c'è al momento nel mio studio è il climatizzatore acceso, che fa un discreto rumore onestamente, però sentiamo come si sente. In questo momento, quindi come vi dicevo, la riduzione del rumore è disattivato. Ora attivato il primo livello di riduzione del rumore. La situazione è rimasta invariata sia nei parametri di ingresso del microfono della fotocamera e sia della situazione all'interno dello studio. Come sempre, come prima, è accesa l'aria condizionata alla stessa intensità, non ho cambiato niente, ho solo attivato il primo livello di riduzione del rumore. Come vedete la luce del microfono infatti da blu è diventata verde. Facciamo un test abbastanza brutale, che è quello di sentire la riduzione dei rumori di una tastiera meccanica a circa 20 cm dal microfono. Così vi rendete conto anche dei rumori, di come vengono registrati. Ora ho attivato il secondo livello di riduzione di rumore. Stessa situazione di prima, come ripeto. Sentiamo anche il rumore della tastiera. Ora come vedete la luce è tornata blu, ho tolto la riduzione del rumore di qualsiasi livello, sia 1 che 2, e sentiamo lo stesso rumore che prima vi avevo fatto sentire dalla tastiera, e allo stesso tempo e sempre il rumore di sottofondo è il climatizzatore che va alla stessa intensità di prima. A mio avviso è un ottimo microfono, funziona molto bene, molto pratico, si può collegare a qualsiasi cosa, è molto portatile, i microfoni sono discreti. E ora facciamo un test invece con il microfono lavalier. Vedete che l'ho posizionato qui, più o meno dove era il microfono in precedenza, è collegato a uno dei miei microfoni trasmettitori tramite il jack dedicato e proprietario. Come vedete la luce è blu, quindi non c'è nessun tipo di riduzione del rumore, e questa è la qualità dell'audio registrata da questo microfono a lavalier proprietario di Saramonic. Nessuna riduzione del rumore e sempre il climatizzatore che sta andando. Come vi dicevo, in dotazione avete tutti e due i lavalier per ognuno dei due microfoni. Sul microfono avete questo pulsante rosso che serve sia per spegnere e accendere il dispositivo che per mettere in muto l'audio. Ora anche col microfono a lavalier facciamo il test con la riduzione del rumore. Come vedete la luce è diventata verde e ho attivato la riduzione del rumore. Il microfono è sempre alla stessa posizione di prima, le posizioni della macchina sono sempre le stesse, questo è il primo livello di riduzione del rumore. Solita situazione, aria condizionata che va. Ed ora ho messo il secondo livello di riduzione del rumore, solita situazione di prima, sentiamo come va anche questo microfono a lavalier esterno. Considerando il prezzo consigliato al pubblico di questo kit di circa $149 in versione senza i due lavalier e $169 la versione con i due lavalier in dotazione, devo dire che si posiziona in una fascia di prezzo molto competitiva, soprattutto per quello che offre. Molti competitor magari hanno microfoni wireless kit sempre con dual channel che hanno dei prezzi più contenuti, ma non consentono magari di collegarlo alla videocamera o allo smartphone o a qualsiasi tipo di dispositivo che abbia sia la porta Type-C che la porta Lightning, e qui è tutto in digitale. In più dobbiamo considerare che ad esempio il ricevitore consente di impostare il segnale del microfono fino a più 9 dB e del ricevitore fino a più 6 dB, cosa che magari con altri kit di altre aziende non è possibile fare, arrivare a questi livelli, e tenendo che magari alcuni hanno
semplicemente tra regolazioni low, medium, high, e quindi neanche sappiamo quanti dB ufficialmente viene aumentato il segnale. Questo cosa implica? Implica che se noi mettiamo il segnale, come ho fatto io, a più 9 dB dei microfoni e più 6 dB del ricevitore, in questo modo il preamplificatore della nostra fotocamera, in questo caso della mia Lumix S5 Mark II X, lavora al minimo, non introducendo rumore di sottofondo. Quindi questo rende il segnale microfono rumore migliore. Quindi mi sento di consigliare vivamente questo kit per chiunque voglia migliorare la qualità audio dei propri video su qualsiasi dispositivo lo faccia, e in particolare mi rivolgo a tutti quelli che fanno vlog, che youtuber, che sono all'inizio e quindi magari non vogliono investire grosse cifre. Ecco, questo kit sicuramente è utile e funziona bene, la qualità è ottima sia di costruzione dei materiali che della qualità proprio audio. Spero quindi che questo breve video vi possa aiutare a capire se questo prodotto fa il caso vostro. Spero che questo video vi sia stato utile. Se lo è stato, vi prego di lasciare un like, e se non siete iscritti al canale vi prego di iscrivervi, così questo vi aiuterà a poter produrre altri video di questo tipo, e mi raccomando, seguitemi su tutti i miei canali social.